Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. E come ogni anno, nella seconda domenica di Quaresima ci viene proposto il racconto della trasfigurazione di Gesù. Lo troviamo in tutti e tre i Vangeli sinottici e quest'anno avremo la versione di Marco. È un testo molto noto e molto amato dai cristiani che hanno pensato di ambientare sopra il monte Tabor, è lì che sarebbe avvenuta questa trasfigurazione di Gesù. Il testo evangelico non parla del monte Tabor, parla di un monte alto e noi vedremo che non si tratta di un monte materiale ma del monte biblico, perché gli evangelisti impiegano il linguaggio e le immagini bibliche per comunicare il loro messaggio. Noi cercheremo di capire queste immagini e cogliere poi il messaggio per la nostra vita. L'interpretazione che viene data a questo racconto spesso è quella di dire che Gesù ha privilegiato 3 dei suoi discepoli, forse i migliori che aveva, li ha condotti su un monte e poi ha mostrato loro uno squarcio di paradiso. Se le cose stessero in questi termini, noi potremmo provare molta invidia per Pietro, Giacomo e Giovanni, ma il racconto non avrebbe molto da dire alla nostra vita. Diciamolo subito, non è una pagina di cronaca, è un testo di catechesi, scritto per alimentare la fede delle prime comunità cristiane e anche la nostra. Ci vuole presentare questo racconto il cammino che hanno fatto i discepoli per arrivare a comprendere l'identità del loro maestro e l'obiettivo che hanno tutti e 3 gli evangelisti è quello di far percorrere poi anche a noi il cammino difficile da capire e poi ancora più difficile da praticare, quello di seguire il maestro, di fare la stessa esperienza che hanno fatto i 3 sul monte. In parole semplici, se non arriviamo come i 3 apostoli a vedere il volto trasfigurato del maestro, noi non riusciremo a seguirlo nella proposta di vita e di cammino che lui ci fa. Sentiamo in quale contesto l'evangelista Marco colloca questo racconto. È molto importante collocarlo nel contesto e difatti l'evangelista lo richiama espressamente. Sentiamo. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. 6 giorni dopo è un chiaro invito dell'evangelista ad andare a verificare ciò che era accaduto 6 giorni prima, come se dicesse: se vuoi capire quello che adesso sto per raccontarti, devi andare a vedere ciò che è accaduto 6 giorni fa. Era successo che rispondendo a una domanda del maestro, Pietro aveva detto: tu sei il Cristo, sei il Messia atteso da secoli in Israele. E Gesù non aveva smentito la risposta di Pietro, per cui gli apostoli sono immediatamente stati colti da un grande entusiasmo e hanno pensato: adesso anche noi cominceremo ad avere successo, a essere qualcuno in questo mondo. Ma Gesù aveva continuato dicendo: il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, essere condannato a morte e ucciso, e dopo 3 giorni risorgerà. E subito dopo aveva aggiunto: se qualcuno vuole seguire il mio stesso cammino, smetta di pensare a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché
Se uno vuol trattenere per sé la propria vita, la perde. Se invece la punta sulla mia proposta e sul Vangelo, la salva. Gli entusiasmi degli apostoli devono essersi immediatamente raffreddati. Difatti Pietro, a nome di tutti, aveva reagito e aveva detto: questo poi no, non può accadere, perché la Torah dice che il condannato a morte è un maledetto da Dio. Bene, quando Marco scrive il suo Vangelo, anni 68-70, subito dopo la persecuzione di Nerone, le comunità cristiane sono ferite ma ancora molto vive, la grande difficoltà, il grande impedimento ad aderire a Cristo e al Vangelo da parte dei giudei era proprio la croce, perché era considerata una maledizione. Come poteva un crocifisso, uno sconfitto, un fallito, essere il Messia che Israele attendeva da secoli? La croce era l'impedimento per credere in Gesù. Lo dice Paolo nella lettera ai Corinzi: la croce è uno scandalo per i giudei e una follia per i pagani. E difatti noi oggi abbiamo il segno di croce come il nostro simbolo, lo ripetiamo continuamente, proprio per dire a noi stessi e anche agli altri che noi abbiamo aderito alla proposta che Gesù ha fatto. Ma i primi cristiani non avevano come simbolo la croce. Questo è entrato quando Costantino, dopo aver scoperto il Santo Sepolcro, ha posto sul Calvario una croce d'oro. Ecco, da allora è diventato il simbolo dei cristiani. Prima i cristiani avevano come simboli l'ancora, il pesce, il chirò, quella X con la P, il pavone, il pellicano, l'alfa, l'omega, non la croce. C'è un graffito celeberrimo che è stato trovato nel Pedagogium del Palatino. Cos'era il Pedagogium? Era una sorta di collegio destinato alla formazione dei paggi imperiali. Cosa c'è scritto su quel graffito? Beh, anzitutto si vede un crocifisso con la testa d'asino, c'è la croce e poi l'iscrizione: Alexamenos adora il suo Dio. Con tutta probabilità quell'Alexamenos era un nostro fratello di fede che veniva deriso dai suoi colleghi paggi imperiali e lo deridevano perché adorava un crocifisso. Pensiamo a Paolo, che è stato scelto dalla comunità di Antiochia insieme a Barnaba per andare ad annunciare ai loro fratelli correligionari, agli ebrei sparsi nel mondo intero, quindi passare in tutte le sinagoghe delle città dell'impero romano per annunciare loro che era giunto il Messia. Immaginate la gioia che suscita quando dice è giunto il Messia, ma quando poi aggiunge è stato condannato, ucciso, è morto in croce, non c'è da meravigliarsi che scacciassero Paolo dalle sinagoghe. Uno degli sforzi maggiori dei primi cristiani consisteva proprio nell'aiutare le persone a percepire che la croce non era uno scandalo, non era una follia, ma era l'espressione dell'amore e della sapienza di Dio. Questo non era facile. E adesso, difatti, inizia la catechesi che veniva data alle comunità primitive e a noi oggi attraverso il racconto della trasfigurazione. È questa la risposta all'enigma del crocifisso. Che cosa accade? Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li conduce in disparte su un monte alto. Sono immagini bibliche che adesso cerchiamo di decodificare e di capire, perché è il cammino attraverso il quale anche noi abbiamo una risposta a questo mistero. I passi da fare sono questi.
se si vuol capire come un giustiziato, un fallito, un disprezzato dagli uomini sia il Messia di Dio. Primo passo da fare: lasciare la pianura, dove ci sono tutti gli uomini, dove si ragiona secondo i criteri di questo mondo, e lasciarsi accompagnare da Gesù, lasciarsi prendere per mano da Lui e salire sul monte. Che cos'è questo monte? Non è il monte Tabor, naturalmente. Le montagne erano la dimora delle divinità in tutte le religioni e anche Israele aveva il monte come simbolo del luogo dove si incontra Dio, dove si assimilano i pensieri di Dio. Ecco dove Gesù conduce i suoi discepoli e anche noi, se vogliamo capire questo mistero della croce. Non è un monte materiale, è il momento in cui si viene coinvolti nei pensieri, nel modo di ragionare di Dio, nei suoi sentimenti. Rappresenta quindi l'esperienza interiore di questa manifestazione di Dio. Bisogna allontanarsi dalla pianura, dalla terra, e salire là, in cielo, dove i pensieri di Dio sono lontani da quelli della terra. Poi loro soli. Il dettaglio ce l'ha soltanto Marco, ma per assimilare il modo di pensare di Dio bisogna rimanere soli con Gesù. Sono necessari questi momenti di intimità con Lui, nel silenzio, nella meditazione, nella preghiera, momenti in cui ci si lascia coinvolgere nel suo modo di vedere il mondo, gli uomini, la vita. Sono troppo forti, troppo radicati nel nostro cuore i criteri di giudizio degli uomini. Basta pensare alla reazione che Pietro ha avuto. Lui ha reagito e Gesù subito ha aggiunto: tu pensi secondo gli uomini, non secondo Dio. Ecco allora, importante per noi, allontanati dalla fiera delle vanità, dalle banalità, dal modo di ragionare della gente che ragiona guardando soltanto alle realtà e ai successi di questo mondo. Prendi in mano il Vangelo. Comincia a riflettere, formati un criterio di giudizio secondo Dio. Rifletti e alla fine arriverai a concludere che il Vangelo ha ragione, che essere uomini significa seguire il cammino di Gesù, il cammino del dono della vita, e vale la pena giocarsi la vita su ciò che Lui ha detto. Sentiamo adesso che cosa accade sul monte. Gesù fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Quando si è sul monte non si vedono più le cose come si vedevano prima, quando si era in mezzo agli uomini e si ragionava come loro. Sul monte Gesù appare diverso. Quando si entra nel mondo di Dio, si assiste a una metamorfosi del suo volto. Si trasfigurò davanti a loro, non davanti a quelli che sono in pianura, che continuano a vedere il crocifisso come lo vedevano prima. Adesso sul monte lo vedono trasfigurato. In pianura gli uomini vedono Gesù come un uomo buono, generoso, saggio, ma un perdente, uno sconfitto. Non ha vinto battaglie, non è un grande che ha conquistato regni, che è salito sul trono, che ha avuto scettri, che ha comandato su tanti servi. Nessuno vuole essere come lui, perché agli occhi del mondo il crocifisso è un fallito, un perdente. Che cosa accade sul monte? Che il volto sfigurato del crocifisso acquista una luce che è completamente diversa, che lo trasfigura. Lo sconfitto sul monte diventa il vincitore, perché la grandezza non si misura più come in pianura dalle battaglie vinte, ma dall'amore manifestato e l'abito che è indossato da Gesù. In pianura
è quello del servo, il perizoma dello schiavo. Nella società greco-romana lo schiavo era disprezzato, non era certo l'ideale a cui gli uomini ambivano. Sul monte cambia tutto, i giudizi sono rovesciati. Le vesti di Gesù, quelle dello schiavo, di colui che è a servizio, di colui al quale tutti possono dare ordini quando hanno bisogno, diventano luminose, bianchissime, splendenti, e l'Evangelista Marco ci insiste su questo candore. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Sono immagini bibliche, quelle del bianco e della luce. Il bianco è il colore che indica la luce. La luce è la prima creatura di Dio, la prima parola che Dio ha pronunciato, e poi vide che la luce era buona. E da quel momento tutti gli uomini hanno sempre apprezzato la luce. Il Coelet dice: agli uomini piace la luce, piace vedere il sole. E le vesti di Gesù diventano luminose, splendenti. La veste indica nel linguaggio biblico la persona, come si vede la persona all'esterno, è luminoso. Non è quello che vedono gli uomini, il fallito perché è un servo che ha soltanto il perizoma. No, qui ha gli abiti splendenti di chi ha avuto successo nella vita, perché il successo non è quello delle battaglie vinte, ma quello dell'amore. E richiamano questi colori la Pasqua. Un angelo del Signore sceso dal cielo si avvicinò, fece rotolare la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come la neve. È la luce del cielo, la luce di Dio, che adesso illumina la grotta più buia, quella della morte. È la vittoria della vita di Dio sulla morte. E Marco ci insiste su questo colore bianco, è l'unico che parla che nessun lavandaio riesce a renderle così bianche. E questa è la veste che anche i discepoli devono indossare. Dalla loro persona deve trasparire questa luce che è quella dell'amore. E il fatto che l'Evangelista Marco insista sul bianco delle vesti di Gesù vuol dire che nessuno come lui ha lasciato trasparire la luce dell'amore di Dio. E questo amore deve trasparire adesso anche dal suo discepolo che ha seguito il suo stesso cammino. E durante questa esperienza sconvolgente compaiono adesso due personaggi. Sentiamo chi sono. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti cosa dire, perché erano spaventati. Che ci stanno a fare questi due personaggi nel racconto della trasfigurazione? Sia Mosè che Elia avevano in comune un desiderio: contemplare il volto di Dio. Mosè aveva chiesto al Signore: mostrami la tua gloria. E Dio gli aveva risposto: tu non puoi vedere il mio volto, ma io ti coprirò con la mano finché non sia passato, poi toglierò la mano e tu potrai vedere le mie spalle, ma il mio volto non lo puoi vedere. Anche Elia voleva vedere il volto di Dio, è salito sul monte, sull'Oreb, e ha fatto l'esperienza di Dio, un'esperienza sconvolgente, in attesa. Pensava che Dio si sarebbe rivelato nelle forze terrificanti, il terremoto, il vento impetuoso e gagliardo, il fuoco. Invece si era rivelato in una voce di silenzio leggero. E Elia si era coperto il volto, aveva cominciato a capire che Dio non era come lo aveva immaginato. Il suo volto
era diverso. Sia Mosè che Elia avevano cominciato a intuire qualcosa di questo volto di Dio, ma la rivelazione piena doveva arrivare. Ecco cosa ci dice il racconto della trasfigurazione. Adesso Mosè ed Elia possono finalmente contemplare il volto di Dio in Gesù di Nazaret. Il loro desiderio è esaudito. Quello che prima era stato scritto nell'Antico Testamento sulle manifestazioni di Dio era solo una preparazione per questa rivelazione piena. E Pietro prende la parola, non sta capendo niente, ancora dice l'Evangelista Marco, non sa quello che sta dicendo, chiede di fabbricare 3 tende, una per Gesù, una per Mosè, una per Elia. Il significato di queste 3 tende non è facile da determinare, ma hanno certamente un riferimento all'Esodo. Qui indicano il desiderio di Pietro di fermarsi, perché chi costruisce una tenda vuol dire che vuole fissare la sua dimora in un certo posto e non vuole muoversi. E forse la nostra esperienza spirituale ci può aiutare a capire ciò che Pietro stava intuendo. Quando noi ascoltiamo il Vangelo, noi istintivamente diamo l'assenso a quello che Gesù ci sta rivelando, perché noi siamo fatti bene e il nostro intimo ci dice che l'uomo vero è colui che ama, colui che apre il cuore ai bisogni del fratello. E sarebbe bello fermarsi lì, perché tornare poi nel mondo e mettere in pratica questa vita nuova che abbiamo scoperto nel Vangelo è complicato. Non torniamo volentieri alla vita di ogni giorno, problemi, conflitti sociali, dissensi familiari, drammi di fronte ai quali tutti noi ci veniamo a trovare, ci incutono paura. Però il rapporto sano con il Signore non porta a questo isolamento. C'è il momento di preghiera, il momento in cui si impara a ragionare secondo i criteri di Dio, ma poi bisogna ritornare nel mondo degli uomini per portare questa luce. E difatti c'è la notazione della paura dei discepoli. Come mai sono spaventati? Perché se le cose stanno come loro hanno intuito sul monte, cioè che chi dona la vita agli occhi di Dio è il vincitore, la vita riuscita è quella di chi ama, c'è da spaventarsi. Se il crocifisso ha ragione, noi non possiamo che avere paura, perché siamo chiamati a donare la vita come Lui ha fatto. Ed ecco ora la voce del cielo che chiarisce il significato dell'esperienza che hanno fatto i 3 discepoli. Ascoltiamo. Venne una nube che li coprì con la sua ombra. E dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi intorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Pietro aveva chiesto di poter costruire 3 tende fatte dalle mani degli uomini. Dio risponde avvolgendo questi 3 discepoli nella nube. Che cos'è questa nube? È un'immagine biblica molto frequente nell'Antico Testamento. Nel libro dell'Esodo, per esempio, si parla di una nube luminosa che proteggeva il popolo di Israele nel deserto, lo accompagnava, lo guidava lungo il suo viaggio. E Dio
aveva anche la sua tenda per accompagnare il suo popolo. Anche lui aveva questa tenda nella quale Mosè entrava per incontrare il Signore, e quando Mosè entrava una nube copriva questa tenda, segno sempre della presenza di Dio. Anche quando Mosè sale sul monte per ricevere la Torah, il monte era avvolto da una nube. Il significato è chiaro. Questi 3 discepoli adesso sono stati introdotti nel mondo, nel pensiero di Dio. Servendosi di queste immagini, Marco ha voluto dirci che Pietro, Giacomo e Giovanni, in un momento particolarmente significativo della loro vita, sono stati introdotti nel pensiero di Dio. Hanno avuto una illuminazione speciale che ha fatto loro comprendere o perlomeno intuire la vera identità del Maestro e la meta del suo cammino. Gesù non si sarebbe manifestato come un Messia trionfatore che tutti si attendevano, ma come colui che, dopo un aspro confronto con il potere religioso, sarebbe stato osteggiato, perseguitato e alla fine anche tolto di mezzo. In un momento particolare, questi 3 discepoli, avvolti dalla nube, hanno cominciato a rendersi conto che anche il loro destino non sarebbe stato diverso da quello del loro maestro, e hanno avuto paura. E da questa nube, cioè da Dio, è uscita una voce. Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. La voce del cielo è un'espressione impiegata frequentemente dai rabbini quando vogliono presentare come Dio vede le cose. Ecco come Dio vede Gesù di Nazaret, crocifisso, lo sconfitto. Lo vede come il figlio prediletto. Lo aveva già detto nel momento del battesimo, e qui c'è un'aggiunta, ascoltatelo. Figlio prediletto, che cosa significa? Nella cultura ebraica dell'Antico Testamento noi troviamo che un figlio era riconosciuto come tale dal padre quando il padre riconosceva nel figlio le proprie somiglianze. Allora gli diceva: tu sei davvero mio figlio. Non soltanto le sembianze esterne, ma i valori coltivati da questo figlio dovevano essere quelli del padre. Lo riconosceva come suo figlio. Qui abbiamo il Padre del cielo che riconosce in Gesù di Nazaret il figlio prediletto, cioè se voi guardate lui, voi vedete me, perché è l'unigenito, colui che riproduce perfettamente il mio volto. La conseguenza, ascoltatelo. Ascoltare, Shema, in ebraico non significa udire semplicemente con le orecchie, significa dare la propria adesione a Lui. Soltanto chi dà la propria adesione e ascolta Gesù di Nazaret diventa come Lui, figlio riconosciuto dal Padre come uno che gli assomiglia veramente. E la somiglianza con questo Padre è data dall'amore. Auguro a tutti una buona domenica e una buona preparazione alla Pasqua.